Oggi vediamo il tutorial di questa borsa Iuta completamente foderata, sempre con i tessuti di Filati Discount dedicati proprio alle fodere delle borse e con un set che comprende manici e fondo, quindi avremo tutto per poter realizzare la nostra borsa in facilità. Questo tutorial io l'ho fatto in 2 step, quindi c'è stata una piccola variazione che adesso vi spiego. Io ho utilizzato 7 gomitoli di Iuta perché sul sito di Filati Discount c'erano proprio i gomitolini da 80 metri. Adesso sono arrivate le rocche. Bella novità, e secondo me la rocca per una borsa è molto più indicata, cioè utilizzare la rocca piuttosto che i gomitolini, perché mentre i gomitoli sono da 80 metri, quindi sono più piccini e c'è da fare nodi e aggiunte di filo, con la rocca invece riusciamo tranquillamente ad avere un lavoro molto più pulito all'interno, quindi senza dover fare aggiunte e senza dover stare ogni 80 metri ad annodare ed aggiungere il gomitolo successivo. Le rocche sono da 180 grammi e sono da 200 metri, quindi consideriamo che io ne ho consumati all'incirca 7 gomitoli, avrete bisogno di almeno 3 rocche di Iuta piuttosto che 7 gomitoli. Quindi io poi vi lascio comunque scritto tutto nell'info box e avete anche la descrizione man mano che segue il lavoro. Una borsa semplice, l'altezza della borsa è di 35 cm, la larghezza è di 34 all'incirca, quindi se voi utilizzate questo fondo, queste sono le misure. Ovviamente potete anche farla più piccola, più bassa, per cui magari poi scegliete voi quanto deve essere l'altezza. In merito alla fodera vi basta un telo, quindi è anche praticissimo perché si cuce, si piega a metà, si cuce e si fa il fondo sotto con una piccola rifinitura, foderate la borsa. Tutto l'elenco dei materiali comunque all'inizio, sia all'inizio del video che sotto nell'info box. Io vi lascio al tutorial e ci vediamo alla prossima. Per la nostra borsa avremo bisogno della Iuta, io l'ho presa color turchese, uno scampolo di tessuto in colore azzurro, è quello che si sposa bene con il mio turchese, un set da borse in ecopelle, si chiama Giulia, lo trovate, poi vi lascio tutti i link sotto nell'info box. Il set è composto da 2 manici ed il fondo. Inoltre avremo bisogno degli uncinetti, io ne andrò a utilizzare 2, uno della misura numero 3 e mi servirà per andare ad agganciare la mia Iuta al fondo, quindi aiutarmi con un uncinetto molto più piccolo in modo che riesco a entrare agevolmente senza fatica nei fori. L'altro per lavorare il corpo della borsa sarà un uncinetto numero 4,5. Con l'uncinetto numero 3 prendiamo il nostro fondo con il dritto rivolto verso di noi ed andiamo a iniziare ad agganciarci con la Iuta. Solitamente si inizia da un lato, quindi che sia un lato più stretto o l'altro non fa differenza, il destro e il sinistro. Infiliamo proprio nella metà con l'uncinetto numero 3, ci infiliamo nel primo buchino ed andiamo ad agganciarci con l'aiuta. Io solitamente lascio una bella codina dall'altra parte in modo da andarla poi a fermare sul rovescio. Quindi prendo il mio filo, mi aggancio, in questo caso l'aiuta, e faccio una catenella. Entro nel giro successivo e vado a fare 2 catenelle, quindi prendo per 2 volte il filo nello stesso punto, 1 e chiudo, entro nuovamente e chiudo. Quindi per ogni buchino io andrò a fare 2 punti, tranne che negli angoli, quindi 1 e 2, e di nuovo 1
e 2. In corrispondenza dell'angolo andrò a aumentare un punto. Quindi in questo buchino qui che mi corrisponde proprio all'angolo, piuttosto che fare 2 punti ne andrò a fare 3, per cui entro 3 volte con il mio uncinetto, 1, 2, e 3. Continuo su tutto il perimetro sino ad arrivare all'altro angolo, quindi all'angolo speculare a questo. Quindi in ogni buchino andrò a fare 2 punti, in ogni angolo andrò ad aumentare un punto, quindi ne farò 3. Per cui io vado avanti facendo attenzione all'angolo dove andrò a aumentare, quindi il mio aumento sarà in questo angolo, nella parte sottostante e dall'altra parte. Ci vediamo quando arrivo a ridosso proprio dell'inizio della lavorazione. Ho lavorato attorno a tutto il mio fondo, aumentando sempre negli angoli. Ho aumentato nell'ultimo angolo, adesso mi trovo a ridosso proprio dell'inizio della mia lavorazione. Devo considerare questo punto che io vedo come una catenella che è fine a se stessa, nel senso che non mi andrà a valere come punto alla fine della lavorazione, proprio perché mi è servito solo per agganciare il filo, quindi il filo di lavorazione al fondo, per cui all'interno di questo primo punto io dovrò andare a ripetere sempre i 2 punti. Quindi entro all'interno, uno, e 2. Ed ho terminato tutta la mia lavorazione. Questo è il primo step. Una cosa che volevo raccomandarvi, siccome stiamo lavorando con un uncinetto di 1,5 punti più piccolo rispetto a quello che sarà poi quello che utilizzeremo per tutta la lavorazione, nel momento nell'esecuzione di questi punti cerchiamo di non andare a stringere troppo la lavorazione, altrimenti sarà difficoltoso poi con un uncinetto di un numero maggiore, 1,5 punti maggiore, andare a riprendere tutta la lavorazione. A questo punto io devo andarmi ad agganciare con il primo punto che ho eseguito, quindi entro all'interno del primo punto, prendo il mio filo e chiudo il lavoro con una maglia bassissima. Da questo punto in poi inizia la mia lavorazione. Adesso devo andarmi ad alzare con una catenella. Prima di farlo mi munisco di un marcapunto, cambio l'uncinetto di lavorazione, quindi prendo il mio 4,5 e così mi vado a segnare l'inizio del mio giro. Preso il mio marcapunto e preso anche il mio uncinetto da 4,5, faccio una catenella per alzarmi con il lavoro e vado a segnare questa catenella che sarà l'inizio del mio punto. Adesso lavoro una maglia bassa su ogni punto, ma la vado a lavorare in costa, quindi vado a lavorare sulla costa di tutti i punti che io ho creato, proprio per dare al lavoro l'orientamento verso l'esterno. Questo è il nostro dritto, quindi questo sarà il nostro fondo. Io vado a lavorare sul punto interno rispetto a tutta la lavorazione, proprio per dare l'orientamento giusto a tutto il lavoro, quindi un orientamento in altezza. Per cui lavoro tutto il primo giro a maglia bassa in costa, sempre punto su punto. Vedete, se non stringete troppo non si farà fatica ad entrare in ogni punto creato con l'aggancio proprio dell'aiuta al fondo.
per cui facciamo un giro di maglia bassa in costa per tutta la lavorazione. Sono arrivata alla fine del primo giro di punto basso in costa. Qui ho il mio marcapunto che mi evidenzia l'inizio del giro, quindi tolgo il marcapunto, chiudo il mio giro con una maglia bassissima entrando nel punto che avevo segnato, quindi entro all'interno, prendo il filo e lo porto sulla mia parte, vado a chiudere con una maglia bassissima. Adesso ripeto, quindi faccio una catenella per alzarmi con il lavoro, lo segno con il marcapunto e ripeto un altro giro di maglia in costa retro. Quindi la mia lavorazione adesso da qui in avanti sarà sempre la stessa. Andrò a fare tutti i punti sulla costa retro del lavoro. Quindi entro nella costa e vado avanti. Questa è la lavorazione che c'è da fare, nulla di più. Quindi punto su punto in costa. Una volta che arriviamo al marcapunto, in questo caso ecco qui dove ho segnato il mio inizio del giro, ci andiamo a chiudere con una maglia bassissima, facciamo una catenella, ci alziamo e ricominciamo un'altra volta il nostro giro. Ho realizzato 5 righe, anzi giri, in questo caso perché è una lavorazione in tondo, di punto basso in costa. Ora qui voi noterete che vi sfarfalla un po', ma non è un grosso problema perché la nostra borsa sarà comunque una borsa tipo secchiello, ok? Quindi man mano si va avanti col lavoro, poi tutto si sistema. Il lavoro che ho fatto io finora è questo. Ho eseguito 5 giri di punto basso in costa lungo tutto il mio lavoro, dopodiché ho eseguito un punto basso normale. Quindi sono 5 giri più 1 e sono 6 giri. Vi lascerò poi tutto scritto qui. Adesso iniziamo il punto vero e proprio. Quello che io vi consiglio di fare nell'ultimo giro di punto basso lavorato normale, quindi non in costa, contate tutti i punti che avete sulla lavorazione. Noi andremo a lavorare un multiplo di 6 punti e ci siamo giusti, quindi non dobbiamo fare né aumenti né diminuzioni. Consideriamo che il nostro fondo in ecopelle ha 55 buchini. Noi abbiamo lavorato per ogni buco 2 punti, aumentando solo ai 4 angoli, quindi avremo 55 per 2 punti per ogni buco, sono 110 punti, più i 4 che abbiamo aumentato negli angoli avremo 114 punti. I nostri 114 punti saranno divisibili per 6 per il punto che noi adesso andremo a lavorare. Quindi andremo a lavorare su tutto il resto del nostro lavoro questo punto divisibile multiplo di 6. Quindi mi alzo con 2 catenelle che simulano il mio punto alto, con il filo sull'uncinetto conto 5 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, entro nel sesto punto e faccio un punto alto. Faccio 2 catenelle e all'interno dello stesso punto vado a fare 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4. Questo sarà il nostro punto. Adesso filo sull'uncinetto nuovamente, contiamo 5 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Nel sesto punto mi vado ad inserire e ripeto il lavoro che ho fatto proprio adesso, quindi un punto alto, una catenella e 4 punti alti. Scusate, un punto alto, 2 catenelle e 4 punti alti nello stesso punto. Quindi 1, 2,
Allora, voi vedrete che il vostro lavoro, dopo che avrete finito i punti bassi, è come se sfarfallerà un poco, quindi si lascerà andare. Questo per due motivi. Uno, perché abbiamo lavorato con un uncinetto molto più piccolo per agganciarci ai fori della base. Quindi una volta che poi abbiamo aumentato l'uncinetto di 1,5 punti, il lavoro viene molto più largo rispetto a tutto il perimetro del fondo. Questo punto però, se voi vedete, ci aiuta a ristabilire una certa uniformità su tutto il nostro lavoro. Quindi nel momento in cui voi andrete a fare il primo giro, magari vi potrà sembrare tirato il lavoro. Vi assicuro che poi si rimetterà a posto, quindi continuiamo così, in questo modo. Una volta che abbiamo iniziato il nostro giro, continuiamo ogni 6 punti, quindi questo l'abbiamo lavorato, vedete, questo è lavorato. Dobbiamo contare questo, quindi 1, 2, 3, 4, 5. Nel sesto punto ci agganciamo e ripetiamo questo lavoro per tutto il nostro, per tutta la circonferenza, quindi 2 catenelle e 4 punti alti. Ci vediamo quando arriviamo proprio a ridosso dell'inizio del giro. Sono arrivata alla fine del giro, adesso entro all'inizio dove ho creato le mie prime catenelle e vado a fare il mio punto alto. Ok, quindi un punto alto, 2 catenelle e 4 punti alti. 1, 2, 3 e 4 ed ho fatto il mio ultimo ventaglietto del giro. Adesso mi vado ad agganciare a questo anellino con un punto bassissimo. Faccio 2 catenelle che equivalgono da punto alto e faccio 2 catenelle che mi vanno a separare il punto alto dal ventaglietto, quindi 1, 2, entro nello spazio che ho tra il ventaglietto e il punto alto e vado a ripetere i 4 punti alti, quindi 1, 2, 3 e 4. Ora ho il mio prossimo ventaglietto con il punto alto da questa parte, entro all'interno, faccio un punto alto, 2 catenelle e 4 punti alti. Questo sarà il nostro lavoro. 2, 3 e 4. La nostra borsa sta prendendo, vedete, è andata via tutta quella slabbratura iniziale, sta prendendo il verso che vogliamo dargli, quindi una lavorazione che cresce in altezza. Ora ripetiamo questo motivo sino ad arrivare all'altezza che noi desideriamo e poi ci vediamo per la rifinitura finale. Ho lavorato 14 motivi, quindi 14 giri di lavorazione, e sono arrivata a una lunghezza di 30 cm. Per me la mia borsa può essere sufficientemente alta. Adesso andiamo a vedere come rifinire per andare a chiudere e preparare anche tutto il corpo, il tessuto, alla cucitura poi dei manici. Adesso andrò a rifinire tutta l'ultima parte della borsa in altezza. Ho chiuso l'ultimo ventaglio, faccio una catenella per alzarmi con l'uncinetto, prendo il mio marcapunto sempre per segnarmi l'inizio del giro e vado a fare 4 punti alti su ogni
ventaglio che io ho eseguito. Quindi punto su punto alto su punto alto, vado a fare 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4. Salto questo spazio che ho tra una maglia alta e il ventaglietto ed entro direttamente sopra al punto alto del ventaglio successivo, quindi delle 4 maglie, e vado a fare altri 4 punti bassi, 1, 2, 3 e 4. Sono nuovamente al ventaglio, vediamo se si vede, ecco, se si vede meglio. Sono nuovamente al ventaglio, salto questa prima parte, entro direttamente sulla serie dei 4 punti alti e vado a fare un punto basso per ogni punto. Questo lo farò per tutto il giro e per un'altezza che mi consentirà di andare poi a cucire i miei manici. Quindi non sto mangiando delle maglie, nel senso che sopra non verrà più stretta. Questo tipo di lavorazione, quindi saltando un punto, mi consentirà di avere maggiore compostezza e compattezza per la borsa, perché se voi vedete, io adesso cerco di farvela vedere, ecco, così tende comunque una lavorazione che tende a cedere e a slabbrare. Noi al termine della borsa abbiamo bisogno invece di qualcosa che sia stabile e insomma che stia dritto, anche perché poi con la fodera avremo bisogno di andarla a cucire su comunque una base, un tessuto abbastanza compatto. Quindi andiamo avanti adesso. Ho lavorato il mio bordo per 7 giri, tutti a maglia bassa, ed ho chiuso il mio lavoro. Ho diviso a metà, quindi contando tutti i punti, e ho segnato le estremità del lato destro e del lato sinistro con dei marcapunto. Dal marcapunto sino alla pattina che accoglie poi tutta la tracolla ho contato 9 maglie, quindi io questa parte qui l'ho già fatta. Adesso vediamo assieme come ho cucito il pezzettino che accoglie la tracolla. Questo è il nostro pezzo, noi lo riceviamo così, quindi abbiamo queste 2 pattine, la tracolla, e queste sono, io per comodità le ho proprio tolte per cucirle. Prendo il pezzettino con la fibbia rivolta verso l'alto, quindi bisogna fare attenzione a non sbagliare il verso, altrimenti poi dobbiamo andare a scucire, e contiamo 9 maglie dal marcapunto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sulla nona maglia, proprio all'angolo, io vado a posizionare il mio pezzettino. Sto utilizzando un ago passafettuccia, ho inserito all'interno un pezzo di juta e inizio a cucire, quindi passo dalla borsa all'interno dei buchi e cucio il mio pezzettino in questo modo. Ho i fori e quindi non posso sbagliare. Cerco però, l'unica cosa che ho cercato di fare è mettere la pattina proprio al limite della borsa, vedete? Quindi io ogni tanto mi aiuto e cerco di metterla proprio dritta, quindi seguendo il mio lavoro. Quindi adesso vado da sotto a sopra in modo che mi viene proprio tutto, che mi viene contornato tutto questa piccola pattina, e faccio questo lavoro sino a fermarla completamente sulla borsa. Quindi io non utilizzo né colla, per cui la mia cucitura non è solo decorativa, ma è proprio una cucitura che deve essere stabile, perché deve fermare tutto il pezzo. Quindi faccio questo per tutti i lati. Io da questo lato l'ho già fatto, vedete, ecco qui le ho già cucite. Una volta cucite si infila la tracolla ed è fatta. Termino
di cucire anche queste e poi passiamo alla fodera. Ho terminato di chiudere tutte e due le pattine, posso andare a mettere il mio manico e la cosa bella di questo manico è che io posso regolarlo a seconda dell'altezza magari che ha la persona che deve indossare la borsa piuttosto che per mia praticità. Da questa parte l'ho messa al primo buco ed ecco qui. Questi kit non ricordo adesso in quanti colori li trovate, comunque vi ho lasciato tutto poi nella descrizione. Una volta che abbiamo terminato questo lavoro, quindi attaccato i due manici, passiamo alla fodera. Io ovviamente adesso la fodera non vi faccio vedere come l'ho realizzata, l'ho cucita tutta a macchina, però vi dico pressappoco come potete fare. Poi per chi deve cucirla a mano è un pochino più laborioso. Il pezzo di tessuto ci basta esattamente per tutta la nostra borsa, quindi io non ho fatto altro che piegarla a metà, così tutta la pezza, l'ho piegata, ho fatto la cucitura da una parte, la mia cucitura partirà al centro di un lato della borsa, quindi non su un lato ma su una parte, su un pannello. Sotto ho fatto i classici angoli tagliando il quadratino e ho rifinito poi all'interno con un piccolo ricamino in questo modo. Quindi adesso prendo la mia fodera e la vado a inserire all'interno della borsa. Ora io la andrò a cucire proprio all'estremità, quindi senza puntarla perché a me non occorre, vado a fare dei piccoli punti seguendo bene o male la cucitura che ho fatto su una parte, sull'inizio dell'ultimo giro di punto basso. Adesso lo vediamo assieme. Allora io vado a cucire con un filo di poliestere che ha una tonalità che in effetti non c'entra nulla con la borsa, però è così sottile e resistente che comunque andando a fare dei piccoli punti non si vede, mi dà la possibilità di cucire come si deve e al meglio la mia fodera alla borsa. Adesso prendo una gugliata non troppo lunga, infilo il filo e vi faccio vedere come vado a cucire. Allora sul dritto io ho cucito con la macchina da cucire con questo stesso filo. Sul rovescio invece ho messo, insomma nella spolina sotto della macchina da cucire, ho messo un filo bianco e adesso entro proprio qui sulla cucitura ed esco sul davanti. Piego in questo modo e ripasso nuovamente col lato sul dietro. Ora piego in questo modo la cucitura, la tengo tra le dita e individuo proprio il punto basso, l'ultimo punto basso, l'inizio, questo nodino, per cui mi poggio in questo modo ed entro nel nodino e nella stoffa. In un nodino, quindi in un punto basso, andrò a fare più di un punto. Quindi piego, tengo piegata così la mia stoffa e prendo riferimento sulla cucitura e sull'inizio del punto basso, in modo che il mio lavoro non va a torcere, quindi non viene una cucitura storta e faccio dei piccoli punti prendendo l'aiuta e la stoffa. Se dovessi ripassare sulla parte dritta della stoffa, io ho comunque lo stesso filo con il quale ho eseguito la cucitura, per cui diciamo che non, anche se c'è qualche piccolo punto, non è un grosso problema. Ecco qui. Questa sarà la nostra cucitura, che capiterà proprio sul bordo della nostra borsa. Forse si intravede leggermente, ma a me non dispiace. Se voi volete invece che venga più bassa rispetto, che la cucitura
della fodera venga più bassa, basta considerare magari il rigo sotto di punto basso. Io preferisco andare proprio a cucire tutto pari alla mia lavorazione. Finisco la cucitura e vediamo poi com'è venuta. Ho terminato di cucire anche la mia fodera, eccola qui, poi vedrete le foto magari fatte bene perché qui non riesco a inquadrare tutto il lavoro. Eccolo qui, borsa terminata. Il progetto è molto semplice, potete farlo con l'aiuta o con la raffia o col cordino, insomma come volete. Io l'aiuta la trovo molto attuale e anche molto pratica da lavorare, frutta tantissimo, non è dura, si lavora bene, l'importante è lavorarla con l'uncinetto adatto. E anche un punto che può apparire magari poco adatto per una borsa, con l'aiuta dà insomma l'effetto poi che dà per me è piacevole, insomma è molto estivo, molto attuale.